Salve, come cosa sto facendo? Ma ovviamente la demonetizzazione mi ha portato a cercare un altro lavoro, un vero lavoro. Faccio l'arbitro di incontri di box adesso. No, questa è una nuova puntata di Beviamoci su, nel senso che a sto giro sarò io il barista ed altri a raccontare le loro storie. Non penserete che io sia l'unico ad avere dei fan particolari. Non avete idea, non è vero, signor Merrino? Quindi ero al cinema con la mia ragazza e eravamo andati a vedere Cloud Atlas. E già quando siamo entrati avevamo sentito Marco Merrino, Marco Merrino. Gente ovviamente che deve solamente dire il nome senza salutare o niente. E pensavo molte volte che succede che sarebbe finita là. È accaduto che... Allora, ho scelto questa storia perché ne sono successe di più strane, ma questa è singolare. Anche perché le altre l'ho presa a ridere, questa qua l'ho presa molto a... facciamoci un film sopra. Siamo tornati a casa. Apro la casella di posta e mi è arrivato un minuto prima, quindi questa persona l'ha mandato, perché si trovava al cinema questa persona, l'ha mandato sicuramente anche quando c'è il tempo di ritorno era lo stesso, quindi è tornato a casa e mi ha mandato questo messaggio, mi ha mandato una foto di una silhouette, di due silhouette dietro, cioè di me e della mia ragazza, ci stavo guardando il film al cinema, quindi mi ha fatto la foto. E mi ha mandato questa foto e ho detto Marco non potevo salutarti perché mi vergognavo, quindi eccoti questa foto di te da dietro, nero, con la tua con quella che presumo sia la tua ragazza e lo schermo davanti bianco, quindi tutto qua. Qual è il numero della polizia? Vabbè, almeno la foto l'ha fatta, voglio dire. Ci sono tanti appassionati poi che ti conoscono molto meglio della tua stessa famiglia e sanno molto meglio di loro quali sono le tue vere passioni. Vero, signor Fraus? Per quanto riguarda ragazzi che seguono Parliamo di videogiochi, per me che sono una persona molto timida sono capitate tantissime situazioni su mezzi pubblici o comunque luoghi dove non puoi fare rumore di situazioni rumorosissime e parecchio imbarazzanti, ma alla fine ti fanno piacere. Ma gli incontri più bizzarri sono magari agli eventi o nei luoghi di incontro dove magari qualcuno viene da me e dice ehi senti io ti seguo ma ti ho conosciuto per il canale delle armi, o altre persone che dicono senti io non seguo i videogiochi però ho visto i tuoi video sulle armi. E sono principalmente appartenenti alle forze dell'ordine, persone che fanno tiro dinamico, e poi ci sono anche guardie giurate e persone che hanno il porto d'armi a difesa personale. Per questi ultimi si creano le situazioni più divertenti perché si parla dell'argomento, poi ad un certo punto si arriva a parlare dell'arma utilizzata in servizio o che si ha addosso. E lì poi parte la domanda mia: ma ce l'hai con te l'arma? Lui fa: sì. La vuoi vedere? Sì. Ragazzi, arrivo subito. E lì si va o all'interno della macchina della persona, si va in un bagno, si va in un luogo più appartato e tranquillo, si tira fuori l'arma, si inizia ad analizzare, qualcuno magari l'ha anche smontata, mi fa vedere magari munizioni particolari che ha acquistato, che magari si possono o non si possono utilizzare in determinati contesti, e queste sono, diciamo, le situazioni più surreali ma anche divertenti che mi siano capitate con l'utenza che mi segue. Quanto è vero, c'è veramente un sacco di gente che adorerebbe guardare la canna della mia pistola, se capite cosa intendo. Sto parlando del mio pene. La passione che alcuni di voi hanno va oltre il mero essere fan. C'è quell'invisibile linea di demarcazione dettata dal proprio schermo del computer che divide il fan dal pubblico. Vero, signor Sabaku? A me capita spessissimo, davvero, di ricevere meravigliose esternazioni d'affetto, rispetto e stima uniche. Però non posso negare che capitino effettivamente eventi su cui viene voglia di berci su o comunque rifletterci un po'. Stranezze. Dolcissime, piene d'emozione, ma stranezze. A una delle mie prime fiere un ragazzo mi avvicinò, molto impettito, molto serio, e mi diede dei consigli forti, molto, molto rigidi sul mio lavoro. Mi disse di fare certe cose e di non fare altre cose. E quindi, guardandomi negli occhi, mi disse: ti ho fatto un dono estremamente importante, tienilo sempre con te, non perderlo, è cruciale. Davvero, era molto serio. E mi diede questa scatola che io aprii con estrema emozione e interesse, anche perché comunque lo prendevo molto sul serio, indipendentemente da chi tu sia, meriti tutta l'attenzione del mondo. Dentro c'era una pallina di quelle fosforescenti rimbalzine con un occhio disegnato sopra.
E l'ho ancora qui, la uso come onda energetica per un action figure di Goku. Ma ho il terrore che sia una sorta di device di controllo o qualcosa del genere, scherzandoci sopra, perché è stato molto strano vedere quella pallina e vedere la serietà con cui me l'ha data. Ok? Certo, ma soprattutto sotto Natale, per quanto riguarda i regali, basta il pensiero, anche se quel pensiero potrebbe essere una macumba africana, però, e numericamente, più fan hai e più situazioni del genere ti ritrovi, soprattutto se ne hai milioni di fan. Vero, signor Favij? Un annetto fa, mi siedo al tavolo di un ristorante, inizio a mangiare e trovo sul tavolo un giornale. Leggo il giornale, leggo un articolo in particolare che attira la mia attenzione. 2 ragazze di 14 e 15 anni più o meno scappano dal centro Italia e vengono ritrovate al nord dopo un giorno nel mio paesino dove abitavo io prima. E la scusa di queste ragazze, dopo che l'hanno ritrovate, è stata: siamo scappate per andare ad incontrare una persona che abbiamo conosciuto online. Io, che so che in quel paesino ci abitano veramente 3 persone in croce, ci abitavo io e 2 vecchi, sapevo la realtà dei fatti. Mentre leggevo il giornale ero così, chiudo il giornale, lo metto via e ho mangiato il resto del cibo con molto sforzo e basta. Santi Dio, e che? E ci sono varie tipologie di pubblico in base alla tipologia del tuo canale. C'è chi ha il pubblico giovane, c'è chi ha il pubblico misto, ma c'è chi ha anche il pubblico adulto. Vero, signor Shy di Breaking Italy? Visto quello che faccio su YouTube, ho un pubblico un po' più adulto di quello che normalmente si pensa siano le persone che seguono YouTube, quindi 25enni, 30enni, alle volte 30enni con figli. Mi capita spesso, coppia, passeggino, bambino dentro. È molto bello perché ti seguo da tanti anni, prima andavo al liceo, poi all'università, ora ho un figlio ed è fantastico. Questo caso è simile, coppia, bambino alto così. Mi vedono uscire da un bar, impazziscono perché non se lo aspettano, quindi wow, sei tu, grida, non ci posso credere, sapevo che ti avrei incontrato ma non pensavo oggi, un casino, stanno di fatto ignorando il loro figlio, quindi io, per metterli a loro agio, inizio a parlare con lui, mi chino sulle ginocchia, gli metto una mano sulla spalla, gli dico: bel giubbottino, come ti chiami? Marco. Ah, e quanti anni hai, Marco? Così, e fa il segno con le dita. Io guardo la madre che sorride, quindi inizia a fare domande: dove vai? Vai in giro con la mamma? Ma che belle scarpe, eccetera. Finché il bambino, che è un bambino, non si annoia e se ne va. E scappa dentro un bar, di corsa. Io mi spavento, no? Quindi mi alzo, ero lì che ci parlavo un'ora, e vedo che i genitori però non lo seguono. E mi dicono: ehi, ho visto il tuo video nel quale parlavi di non so che, del referendum. E mi chiedono cose, io dico loro: sì, possiamo parlare del referendum, possiamo parlare, interessante, però vostro figlio è appena entrato al bar, che fate? Lo lasciate lì? Glielo dico un po' scherzando, ma sono preoccupato. E la madre mi guarda, mi sorride e mi dice: ma perché non è con te? Non è mica nostro figlio quello. Ma come non è vostro figlio? Sono un'ora che sto molestando un bambino in mezzo alla strada, mi vedono tutti, c'è pure la vetrata, ci sarà dentro il padre. Ditemi qualcosa, non ditemi parlami del referendum, ditemelo dopo, ditemi guarda che questo figlio, questo bambino non è nostro figlio, e invece non mi hanno detto niente. Quindi se mi incontrate, c'è un bambino vicino, ditemi subito: non è nostro figlio, perché non ho intenzione di molestare dei bambini, ok? Sarò anche uno youtuber, non sono mica un let's player, però. Ok, dunque, allora, io ormai l'ha raccontata, io non so cosa dirvi, ringrazio i partecipanti che hanno voluto entrare nel biobar, io spero di fare altri open bar in futuro, spero di non sentire più vabbè, ragazzi, buon Natale, noi ci rivedremo sicuramente. Adesso tiro giù la serranda e wow,